Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a coltivare gli champignon in casa in una maniera assolutamente semplice e praticamente a costo zero, al fine poi di ottenere un raccolto da poter consumare. Sono sicuro che se ci proverete, una volta che capirete quale sia la tecnica, sarete contenti del risultato ottenuto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi le spore del fungo, i semi veri e propri, quindi si potrà fare in due modi. Quella economica, quella che a voi non costerà nulla, sarà praticamente nell'ipotesi che compriate dei funghi e insomma li vogliate mangiare, quando li pulirete non buttate la parte del gambo inferiore, che normalmente va buttata, quindi è proprio per questo che sarà considerato a costo zero, perché userete qualcosa che se no altrimenti andrebbe buttata, quindi mi raccomando la parte inferiore tenetela da parte. Nell'ipotesi che non vogliate utilizzare uno scarto di fungo, c'è anche la possibilità di comprare i semi direttamente in negozio, casomai in un garden center specializzato, e lì si trovano sotto forma di pallini. In realtà non è altro che in genere un seme di miglio che è stato sporcato con le spore del fungo, dopodiché si prenderà proprio questi semini e si metteranno nel terreno, ma in entrambi i casi il procedimento sarà lo stesso. Nell'ipotesi che la vostra scelta sia quella di non comprare i semi, ma utilizzare appunto gli scarti dei funghi che andrete a mangiare, che poi è quello che consiglio io, proprio perché questo vi permetterà di non spendere soldi, fate in questo modo. Quindi tagliate il gambo lasciando circa 1 centimetro. Più gambi taglierete, più semi avrete a disposizione, più spore in realtà, perché i semi non sono altro che le spore. Ecco qua. Fate in questo modo. E quando avrete tagliato all'incirca una ventina di funghi, dovete ridurre ciò che avete ottenuto in tanti piccoli pezzi. Quindi tagliate a loro volta questi, sminuzzateli. Fate in modo da ottenere tanti piccoli pezzettini. Non vi preoccupate di far danno, perché tanto, ripeto, le spore sono microscopiche, quindi non c'è il pericolo che le andiate a rovinare. Ed alla fine otterrete questo, ovvero ciò che vi servirà per procedere alla fase vera e propria della semina. Preparazione dell'habitat ideale al fine di eseguire la semina. Quindi la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi della paglia di cereali e in alternativa, se non riuscirete a trovarla, andrà benissimo anche del fieno, leggermente meno, ma anche quello sarà adatto. Una volta ottenuto, questo sarà da sterilizzare. In che modo? Sarà sufficiente prendere gli steli, ridurli in dimensioni che variano tra i 3 e i 10 cm massimo, dopodiché farli bollire in una pentola con dell'acqua per circa mezz'ora. Per ridurre le dimensioni degli steli sarà sufficiente prendere una forbicina e tagliare in questa maniera. E fate in modo che tutto ciò che andrete poi a sterilizzare per poi poterlo utilizzare abbia queste dimensioni. Ecco qua. Queste sono le dimensioni ottimali. Tagliata in piccoli pezzettini la paglia, questa andrà inserita all'interno della pentola, dopodiché coperta completamente con dell'acqua. Quindi accenderete il fuoco e una volta che l'acqua avrà iniziato a bollire, quindi ci saranno le prime bollicine, sarà da lì che dovrete calcolare i 30 minuti. Durante la fase di cottura del pieno, questo va mescolato di tanto in tanto, in modo che le parti che stanno in alto possano muoversi all'interno della pentola ed essere sterilizzati anch'essi. Basterà prendere un mestolo come questo in legno e girare, niente di più. Trascorsi i 30 minuti sarà sufficiente prendere il tutto e versarlo all'interno di uno scolapasta. Tolta la paglia dall'acqua bollente, questa andrà fatta scolare in modo che non goccioli più, ma cosa più importante, prima di essere utilizzata dovrà raffreddarsi. Se doveste utilizzare questa e quindi mettere il micelio all'interno della paglia quando è ancora calda, rischierete di cuocere letteralmente le spore dei semi e quindi non nascerà più nulla. Al fine di ottenere la miscela ideale nel quale fare crescere i funghi, oltre alla paglia occorre un altro elemento, ovvero il caffè, e nello specifico il caffè di risulta. Quindi se noi facciamo il caffè con la moka otterremo questi. Nell'ipotesi invece che noi lo si faccia con delle macchinette espresse, andrà benissimo anche in quel caso, perché basterà aprirle, quindi semplicemente prendere un coltello, aprire in questo modo e una volta aperto estrarne la polverina dall'interno. È davvero molto semplice, guardate. Ed una volta ottenuta sarà sufficiente sbriciolarla. La cosa importante è che alla fine dell'operazione non ci siano più grumi e che quindi sia polvere, niente di più. Operazioni di semina. Adesso procuratevi un contenitore in plastica che sia trasparente e che si possa aprire e chiudere ermeticamente, come questo.
con un coperchio insomma. Questo non è altro che un contenitore del gelato che ho recuperato, quelli che si comprano al supermercato, quindi anche in questo caso utilizzerò qualcosa che sarebbe stato buttato e praticamente a costo zero. Il fatto di poi poter chiudere il contenitore permetterà che all'interno di questo, una volta che si è effettuata la semina, si crei un vero e proprio microclima con delle caratteristiche e delle condizioni ideali al fine di fare crescere i funghi. Una volta ottenuto però occorrerà fare nella parte superiore, quindi nel coperchio, 4 fori. Io ho preso un trapano e con la punta da 6 ho fatto questi. Questo permetterà che ci sia un passaggio tra la parte interna ed esterna di aria. Non resterà altro che riempire il contenitore con un primo strato di circa 3 cm di paglia, quindi semplicemente andarla ad inserire all'interno, così, e premere quando la si mette. Fate in modo che sia il più compatta possibile. Schiacciate bene. Creato il primo strato di paglia, si potrà andare ad inserire il caffè. Fate un secondo strato che sia alto più o meno 2 cm. Creati i 2 strati, si potrà procedere con l'inserimento del micelio, che potrà essere quello creato da noi o quello comprato, ed il procedimento sarà esattamente lo stesso. Quindi io vi mostro quello con gli scarti, quindi quello a costo zero. Semplicemente prenderlo e andare a cospargere tutta la superficie che si ha a disposizione con quello che abbiamo ottenuto dal taglio degli scarti dei fondi dei funghi. Così. Dopodiché prendere un cucchiaio e fare in modo che il tutto venga ricoperto dal caffè. Se come in questo caso alcuni dei pezzettini dei funghi sono ancora fuori dalla superficie del filo del caffè, allora prendete dell'altro caffè e semplicemente andateglielo a mettere sopra, in modo che il tutto venga ben coperto da un filo di caffè, così. Terminata la semina, prendere un nebulizzatore e bagnare il caffè molto abbondantemente. Questo dovrà essere ben zuppo d'acqua. Dopodiché prendere il coperchio e chiudere. Adesso non resterà altro che chiudere questi 4 fori, ma non ermeticamente. Bisognerà garantire un passaggio d'aria tra l'esterno e l'interno, ma bisognerà impedire a germi e impurità di entrare. Quindi sarà sufficiente prendere un po' di cotone, creare dei piccoli pezzettini di questo e, aiutandovi con un bastoncino, andare a chiudere i fori, in questa maniera. E lo fate per tutti e 4 i fori. È un'operazione davvero molto veloce. Terminata la semina, posizionare il contenitore in un punto dove possa prendere parecchia luce, ma mi raccomando non sole diretto, e sino a che il contenitore sarà chiuso la temperatura dovrà essere compresa tra i 22 e i 28 gradi. Questa è la temperatura ideale nel quale si potrà sviluppare il micelio. Quando invece poi aprirete il coperchio, la temperatura dovrà essere compresa tra i 12 e i 25 gradi centigradi. Trascorsi all'incirca 20 giorni, andando a riprendere il contenitore potremo notare che sulla parte superiore, quindi nel coperchio, si è formata della condensa, ci sono tante piccole goccioline che si vedono addirittura dall'esterno. E questa è davvero un'ottima cosa, vuol dire che all'interno si è creato il microclima che ci serviva proprio per agevolare la crescita dei funghi. Quindi semplicemente apriamo il coperchio e vediamo all'interno che cosa è successo. Ecco qua, è assolutamente un ottimo risultato. In tutta la superficie si è formata una patina bianca che sembrerebbe muffa. In realtà non è altro che il micelio che si è attivato e quindi da qui poi nasceranno i funghi nel giro di pochi giorni. Quindi sarà sufficiente adesso togliere il coperchio e mantenere umido costantemente il tutto. Quindi semplicemente prendere un nebulizzatore e continuare a bagnare ogni giorno. Fate in modo che il terreno rimanga sempre bagnato. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il micelio. Se notiamo all'interno di questa muffa ci sono già dei piccoli puntini bianchi, questi sono proprio i funghi che stanno nascendo. Eccoli qua.
Trascorsi altri 10 giorni, il micelio continua ad allargarsi e a crescere, guardate, adesso si vede chiaramente una patina bianca, sembrano delle radici che si stanno allargando. Eccole qua, voi non dovete toccarle assolutamente e addirittura i primi 2 funghetti hanno iniziato a nascere, ce n'è uno qui e uno qui. Direi che sta procedendo tutto nel migliore dei modi. E trascorsi soltanto altri 2 giorni, andando a riprendere il contenitore potremo notare che il micelio si sta continuando ad allargare, infatti le macchie sono sempre più grandi, quelle bianche, ed in più i funghi stanno crescendo, quindi questo che era piccolino adesso sta iniziando a crescere e a formarsi. Qui ne sta spuntando un altro, quello che era spuntato all'inizio insieme al primo non è ancora cresciuto, speriamo che cresca, e qui sembra che si stia formando proprio un altro fungo, è anche bello grosso, guardate. Sta spaccando il terreno per venire fuori. E trascorsi all'incirca 10 giorni da quando abbiamo tolto il coperchio dal contenitore, questo è il risultato che potremo ottenere. Quindi un fungo che sembrava che stesse iniziando a spuntare ed effettivamente è nato, e a questo punto è anche il più grosso di tutti, è alto più o meno 1 centimetro con un diametro di 8, questo che era il primo che è spuntato, che non è cresciuto molto in realtà, però perché ha fatto nascere un altro funghetto di fianco, in realtà sono 2 i funghi. E invece gli altri che sembrava che stessero spuntando si sono bloccati, non sono morti ma non sono ancora cresciuti, quindi bisognerà semplicemente aspettare e sperare che anche loro crescano e che nel frattempo tutto il contenitore si riempia di piccoli funghetti. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il fungo in fase di crescita. Considerate che questo ha più o meno 10 giorni di vita ed è davvero molto piccolo, fate una proporzione con le dimensioni delle mie dita, ma vi assicuro che questo crescendo diventerà un bellissimo champignon. È anche ottimo da mangiare. Vi mostro anche il primo dei funghi che era spuntato, eccolo qua, effettivamente è molto più piccolo rispetto all'altro che è nato dopo, però secondo me il motivo è proprio per il fatto che è nato un altro piccolo funghetto di fianco e quindi sta divenendo il nutrimento con lui. Ma non vi preoccupate, questo crescerà esattamente come gli altri, casomai ci metterà leggermente più tempo, ma crescerà. E non vi preoccupate neanche di questa patina bianca che, ripeto, sembra muffa, ma vi assicuro è il micelio che si sta allargando, quindi sono proprio le spore del fungo che stanno facendo il loro dovere. Col trascorrere dei giorni i funghi continuano a crescere, questi 2 che inizialmente sembrava si fossero bloccati come crescita, proprio perché erano 2, adesso hanno iniziato a crescere e anche velocemente, hanno raggiunto e anche superato la crescita dell'altro che sembrava avesse avuto un'esplosione. Andando a guardare in giro per il contenitore potremo notare che tanti piccoli funghi stanno nascendo e ce ne sono già 2 abbastanza grandi, 1 e 2. Spero che dalle immagini si possano vedere bene. Questo qui è il più grande di quelli piccoli. Cambiando inquadratura si può notare che addirittura dove ci sono i 2 che stanno crescendo, alla base di questi se ne sta formando un terzo. Eccolo qui. Trascorse all'incirca 3 settimane da quando i funghi hanno iniziato a spuntare fuori dal terreno, questo è il risultato che potremo ottenere. Direi che è davvero un ottimo risultato. Ovviamente questa non è una quantità sufficiente per poter permettere a una famiglia di mangiare comunque un secondo a base di funghi, però nell'ipotesi che ne vogliate comunque ottenere di più sarà sufficiente o seminare in più contenitori o prendere un contenitore semplicemente più grande. E considerate inoltre che dopo la prima raccolta comunque ne nasceranno, se tutto va come deve, ancora altri. Ci saranno all'incirca 3-4 cicli di nascita di funghi, dopodiché il terreno sarà esausto e quindi non nascerà più nulla, occorrerà poi riseminare il tutto. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.